Il progetto Life Vaia rientra appunto nel programma europeo di finanziamento LIFE, che è un grande programma, l'unico e quello specifico destinato all'ambiente, alla conservazione, natura, biodiversità, che poi da lì si è un po' espanso e ha aggiunto altri tasselli, ultimo arrivato quello della parte energia rinnovabile e efficientamento energetico. Life Vaia si applica, come diceva Giustino prima, di agroforestazione temporanea, applicata in maniera temporanea e localizzata su superfici abbastanza piccole e con il fine di generare resilienza e economia nelle zone colpite da un evento catastrofico. Il nome Life Vaia è dedicato al tornado che ha distrutto molti boschi su queste montagne, ma ogni lettera ha un significato, perché valuing afforestation with innovative agroforestry, quindi valorizzare la riforestazione tramite agroforestazione innovativa. Dopodiché si vuole proporre, l'abbiamo chiamato Starter Toolkit, cioè una cassetta di attrezzi, un insieme di strumenti da dare a chi vuole poi replicare questo modello in altri siti in tutta Europa. Quello che ci attendiamo di ottenere è in primis il rimboschimento, quindi le aree distrutte da Vaia in Italia, dalle tempeste di vento in Francia e dagli incendi in Spagna, per un totale che noi abbiamo preso di aree pilota di 615 ettari, si va a rimboschirle. Non tutti i 615 ettari, ma in queste aree si andrà a nuclei di riforestazione e insieme al rimboschimento vogliamo creare delle filiere economiche basate su questi terreni. E adesso vi diremo come. E in più migliorare i servizi ecosistemici e la resilienza di queste aree. Ecco, questo è il cuore di tutto il progetto. Questo è il modello, lo schema che noi abbiamo ideato e che adesso andremo a realizzare e a testare. Il modello consiste di un'area vasta di circa 100 ettari, vedete, 1 chilometro per 1 chilometro, poi ovviamente non è detto sia un quadrato, però più o meno l'estensione dell'area è quella, dentro la quale si andrà a riforestare a macchie per punti dove ci sono i danni maggiori da vaglia o da altri eventi, e in più si andrà a vedere anche come si comporta la flora spontanea. Eventualmente si possono anche integrare e inserire piante mellifere per favorire le api che metteremo. Questi piccoli quadrati che vedete sono quelli che noi chiamiamo i siti pilota. Saranno recintati, sono circa 2,5 ettari, e qui variabili in funzione della morfologia che troveremo. In questi 2,5 ettari noi avremo queste ellissi rosse che vedete, sono quelli che chiamiamo gli orti forestali, sono le zone di produzione. È quello che permette a un imprenditore privato di dire: io faccio una mia produzione su quei terreni forestali che mi vengono dati in concessione per tot tempo, circa 20 anni, dall'ente proprietario, dal comune chi per esso, e lì coltivo quello che a me interessa. Lo coltivo su suolo forestale e posso decidere, l'imprenditore può dire: decido i mirtilli piuttosto che piante officinali, fitoterapiche, si proverà a produrre arnica, humus, iperico. In Spagna proveranno i cereali, in Francia utilizzeranno il luppolo, perché dicevano che lì ha un valore molto alto il luppolo sul loro mercato e quindi per loro non ha un valore che giustifica questa produzione. Si aggiungeranno anche le arnie per le api. Questo giustifica perché abbiamo considerato un'area di 100 km, per dare un uso esclusivo agli apicoltori che mettono lì le loro arnie, che c'è solo la loro arnia nel giro di almeno 100 ettari, quindi una piccola esclusività su un'area per andare a bottinare
senza concorrenza di altri agricoltori. Anche questo può avere un valore anche economico per chi volesse diffuderlo. Dentro queste aree ci saranno anche delle pozze d'acqua che dovranno raccogliere l'acqua piovana e dei sistemi di distribuzione tramite microirrigazione con pannelli fotovoltaici, con piccole pompe, che permetteranno anche di irrigare quelle piccole coltivazioni che abbiamo detto. Come ho già detto, si andrà a vedere anche la variabilità genetica, quindi nell'idea di riforestare si andrà a pensare come riforestare. Vuol dire non piantare più produzioni monospecifiche, non piantare una foresta appunto monospecifica coetanea, ma cercare di ricreare un ecosistema un po' più complesso che sia appunto anche più resiliente. Per l'agricoltura vi ho già detto, andiamo più avanti. In questo entra anche il sistema di certificazione. Ci sono boschi che sono già certificati PFC, alcuni sono certificati anche FSC. Su questo si va a innestare anche un nuovo schema che è il Biodiversity Framework della World Biodiversity Association, WBA, che va proprio a vedere, che ci sarà un monitoraggio molto puntuale e ci verrà spiegato anche dopo, come le nostre azioni facendo questa coltura temporanea vanno a influire sulla biodiversità. Con questo noi vogliamo creare un volano che porti investitori a investire nelle foreste, investitori privati, che contribuiscono alla riforestazione, producono prodotti più sostenibili e che garantiscono una biodiversità e un miglioramento degli ecosistemi, migliorano l'economia locale, dando lavoro a persone del posto, e questo dovrebbe portare altri investitori a vedere che il meccanismo funziona, a crederci e a investire in ulteriori aree, creando quindi benefici sia sociali che economici che ambientali. Dopodiché, appunto, come diceva Andrea Rigoni prima, si continuerà a lavorare su queste aree per garantire che siano riportate verso la situazione di bosco. Pian piano le produzioni verranno tolte o lasciate lì, tanto sono piante comunque autoctone, quindi possono rimanere lì, vengono tolte tutte le infrastrutture, le reti, il fotovoltaico, e l'area può diventare tranquillamente un bosco con caratteristiche che noi abbiamo impostato, quindi un bosco anche più disetaneo, più diciamo naturaliforme. E con questo vi ringrazio e adesso andiamo a vedere tre aspetti particolari del progetto, a partire dalla sostenibilità economica e da come integrare i servizi ecosistemici